Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti, buonasera. Carlo, ci ritroviamo dopo una serata direi meravigliosa, storica, anche se il Milan è abituato e deve essere abituato a tornare in questi palcoscenici. Ti chiedo, prima domanda che Diciamo, Sì. dimmi, chiedimi. No, la prima domanda che ti fanno è questa, ovvero cosa è cambiato dal Milan in Champions dell'anno scorso? Beh, direi la consapevolezza della propria forza. Il Milan dell'anno scorso non aveva vinto il campionato, il Milan che sta giocando la Champions League ha vinto il campionato e dunque direi che ci sono dei fattori che certamente influiscono su una squadra che ha migliorato l'autostima, ha migliorato la sua fiducia, ha migliorato il suo gioco. Si discute se sia un Milan più forte o meno dell'anno scorso, viste le assenze di Kessie o Romagnoli, è un tema che ricorre ogni qualvolta il Milan vada bene o vada meno bene, però direi che tutto sommato è un Milan direi con maggior fiducia, e se dovesse andare avanti acquisirà ancora maggior fiducia in campionato e ancora fiducia. Insomma, è una crescita continua e crescendo non c'è stata mai un'interruzione. È stato bravo Pioli, sembrava fosse una interruzione nefasta quella di gennaio, eppure è riuscito a tirare sul Milan ancora. Sì, tra l'altro Carlo, quel Milan-Tottenham del 14 febbraio arrivava proprio dopo quel gennaio e lì il Milan ha dimostrato che la musica poteva davvero cambiare. È grande merito di Pioli, ha cambiato qualcosa, ha ridato fiducia, ha sistemato la difesa, non dobbiamo dimenticare poi il rientro di Maignan, Sì. Il rientro di giocatori importanti, la presenza di Ibrahimovic in generale nello spogliatoio. Tutto questo ha portato a questi risultati. Chiaro che purtroppo il Milan è condannato a giocare benissimo a 100 all'ora per raggiungere questi livelli. Sì. Non può mai sgamare la partita, purtroppo. Sì, devo dire che questo è un aspetto che continua a caratterizzarci dall'anno scorso, quest'anno. Carlo, Fikayo Tomori ha vinto il premio come miglior giocatore della serata. Ti chiedo qual è il tuo e se sei d'accordo invece anche tu con Tomori. Se sono d'accordo su Tomori? Sì, oppure chi per te è stato il giocatore più Guarda, più io ho importante? messo migliore in campo, tutti hanno messo Maignan, giustamente. Io ho messo, mi è piaciuto molto, lo considero il grande fuoriclasse del Milan in questo momento. Parlo dei giocatori di movimento, Sì. perché Maignan è assurdo, talmente bravo. E ho messo Theo Hernandez. Il mio migliore in campo è stato Theo Hernandez. Modo di trascinare la squadra, modo di muoversi. Io ho messo quello, ma è giusto mettere Maignan, ma nei giocatori di movimento ho messo Theo Hernandez. Sì, a me sembra, Carlo, correggimi se sbaglio, un giocatore che ad oggi in Europa sa lasciare il segno, Teo, che non è una cosa scontata. No. Theo Hernandez, infatti, caso vuole, male Giroud, male Theo Hernandez, il Milan male a gennaio. Sì. Purtroppo quel mondiale è finito male, no, per loro due, perché comunque sono due persone come tutti noi ed è normale vivere un momento di sconforto dopo una finale persa. Comunque ha influenzato un po' il nostro gennaio, però ora mi sembrano tornati più forti di prima, forse anche. Certamente, Giroud e Theo Hernandez sono giocatori che sono coincisi con il ritorno alle grandi prestazioni del Milan. Carlo, unico neo forse della serata da migliorare secondo me per i quarti è un po' di capacità in più di essere cinici sotto porta. Sì, indubbiamente, e oltretutto sotto porta i cinici dovevano essere Diaz e Tonali,
mancano le conclusioni degli attaccanti, Leao e Giroud. Questo gioco di Pioli, ecco perché Pioli deve ancora lavorare, indubbiamente ha portato a dei risultati straordinari per quello che riguarda la compattezza della squadra, però Leao in quella posizione è meno efficace che sulla fascia, secondo me, e quindi questo è importante che ci si lavori, perché Leao è andato in crescendo quando si è messo poi sulla fascia. Questo è un altro punto da lavorare. Sì, infatti sono arrivate diverse domande proprio su questo tema. Credi che quindi sia stato un po' questo cambio di modulo a, non dico metterlo in difficoltà, però di non mostrare il Leao a cui eravamo abituati? Penso di sì, perché sulla fascia indubbiamente nel finale è un altro giocatore. Eh sì, anche perché da lui ci si aspetta sempre tanto, ovviamente ieri ci si aspettava di più. Faccio fatica io a dargli un'insufficienza in una serata del genere, dove per me sono stati tutti comunque Certo, oltre il 6. Però è chiaro che da lui ci si aspetta di più. Certamente, sono d'accordo, mentre è cresciuta molto la presenza e l'importanza di Diaz, deve ora ritornare ai grandi livelli Leao. È un ulteriore passo per questo Milan. Carlo, invece di questo Rade Krunic che in conferenza si era definito jolly, cosa ci lascia questo giocatore che comunque... Direi che Rade Krunic è un altro giocatore che è servito per equilibrare questo Milan, e credo proprio che ormai sia sui livelli di Benasser e Tonali come importanza. Insomma, il Milan sta crescendo a poco anche come numero di giocatori indispensabili, e adesso dobbiamo portare più avanti questo numero, perché non possiamo affidarci ai soliti 12 o 13. Eh sì, dobbiamo diventare un po' più numerosi come squadra titolare. Esatto. Ultima cosa che ti chiedono Brava, in tanti. perché devo andare, dimmi Gioia. Chi vuoi ai quarti, Carlo? Chelsea. Quindi vuoi ritornare a Londra? Sì, voglio ritornare a Londra. In Ho tanti... dato appuntamento a Mr. Bean che è qua di fianco, non so se lo vedete, eccolo là. Ho dato appuntamento a Mr. Bean fra un mese. In tanti E invocano voglio che l'Inter. si giochi a Milano il 19. Sì? E voglio che si giochi a Milano il 19 aprile, che ci ricorda a tutti la vittoria per 5-0 sul Real Madrid nell'89. Carlo, grazie. Noi ci vediamo direttamente qua in studio domani alle 16 per Pelle Rossonera. Perfetto, come tutte le settimane. Un grande abbraccio e un grande saluto da Londra. Ciao Carlo.